La testa le persone la scuotono da un lato all'altro, sinistra-destra, per indicare disapprovazione, il no del linguaggio del corpo, molto attento in questi canti. Ma attenzione al dettaglio che i cani, e qui Cagnazzo, quando sentono qualcuno che gli parla o annusano qualcosa di strano, alzano la testa, levo il muso, e la ruotano da una parte all'altra cercando di capire suono e intenzione. Se voi volete vedere o udire, ricominciò lo spaurato appresso, Toschi o Lombardi, io ne farò venire. Se voi volete, io e Virgilio vogliamo, vedere o ascoltare, ricominciò appresso, dopo ciò, a dire lo spaurito, spaventato, il dannato, Toschi, Toscani o Lombardi, io, il dannato, ne farò venire, uscire dalla pece. Tra una minaccia, un colpo e quelle che verranno, il discorso del barattiere prosegue con continue interruzioni causate dai 9 della decuria che poi viene fermata dal decurione. Dato che Barbariccia ha protetto di nuovo il dannato dagli altri, questo ricomincia a parlare. Ripeto che io in questo viaggio infernale non sono in grado di salvare chi risiede lì, ma perlomeno gli posso donare brevi istanti di tregua dalla sua pena eterna, come Francesca e l'altro che per parlare con me in 1.5 escono dalla bufera infernale che mai non si placa, o come Sciacco in 1.6 che momentaneamente torna quasi umano prima che li diritti occhi torse allora imbieghi. Virgilio gli chiese dei nomi di altri latini e lui adesso, per attirare ancora di più la nostra attenzione, dopo aver parlato di gente che non fa altro che parlare della Sardegna, cita esattamente Toschi, come me che sono di Fiorenza, e Lombardi, come Virgilio che è di Mantova. 1-1, e li parenti miei furono Lombardi, Mantoani per patria amvedui. Il furbo barattiere, conoscitore dei lacci per intrappolare le sue prede, ha capito da dove veniamo io e Virgilio e allora ci incuriosisce dicendoci che conosce alcuni dannati proprio delle nostre parti, non latini in generale. Insomma, se siamo interessati, e ora che ha detto Toschi e Lombardi lo siamo ancora di più, lui ne può far venire qualcuno di quelli che sono sommersi nella pece, ma stieno i malebranche un poco in cesso, sì che non teman delle lor vendette, e io, seggendo in questo loco stesso, per un ch'io son, ne farò venir 7, quand'io sufflerò, com'è nostro uso, di fare allor che fuori alcun si mette. Ma stiano i malebranche un poco lontani, così che essi, i dannati che chiamerà il dannato, non temano delle vostre vendette, essere colpiti dai diavoli che per essere usciti dalla pece. E io, il dannato, standomene seduto in questo stesso luogo, su una ripa, per uno che io sono, ne farò venire, arrivare qui 7 altri dannati. Quando io fischierò, come è nostro di loro dannati, uso, sono soliti fare, quando qualcuno dei dannati si mette, esce fuori dalla pece, per segnalare l'assenza dei diavoli. Se staranno da una parte buoni e tranquilli, il dannato può farne venire 7 di dannati, numero fondamentale che indica anche una grande quantità, un 8, o caro duca mio che più di 7 volte mai si curtà renduta, di compagni di pena, insomma. Proverbi 24, 15-18. Non insidiare, o malvagio, la dimora del giusto, non distruggere la sua abitazione, perché se il giusto cade 7 volte, egli si rialza, ma gli empi soccombono nella sventura. Non ti rallegrare per la caduta del tuo nemico, e non gioisca il tuo cuore quando egli soccombe, perché il Signore non veda e se ne dispiaccia e allontani da lui la collera. Evangelio di Matteo 18, da 15 a 35. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo, fra te e lui solo, se ti ascolterà. Avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o 2 persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 2 o 3 testimoni. Se poi non ascolterà neppure loro, dillo all'assemblea, e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano.
In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. Poi, allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli risponde: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Poi, così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al mio fratello, al vostro fratello. Lo spaurato pone una condizione prima di suffolare e farne arrivare altri, e cioè che tutti i diavoli si allontanino, ma stiano in male branche un poco in cesso, affinché i sommersi non temano di essere colpiti dai diavoli, per essere fuoriusciti dalla pesce bollente. Insomma, fare allontanare tutti e allora il dannato farà avvicinare i suoi. Il segno, perché continuiamo a parlare di segni che portano a un movimento dall'inizio del canto, sarà il fischio che questi dannati fanno di solito quando escono dalla pece per segnalare agli altri che non ci sono diavoli nelle vicinanze che possano colpirli. Cagnazzo a cotal motto levò il muso, crollando il capo e disse: «O di malizia, che egli ha pensata per gittarsi giuso?» Ond'ei, che avea lacciuoli a grandi vizia, rispose: «Malizioso son io troppo, quand'io procura miei maggior tristizia». Cagnazzo, davanti a tale motto, richiesta, alzò il muso, crollando, scuotendo il capo, e disse: «Odi, senti, la malizia, astuzia, tendente al male, inganno, che egli, il dannato, ha pensato per gettarsi giù». Quindi egli, il dannato, che aveva lacci, strumenti per legare, a gran dovizia, abbondanza, rispose: «Io sono troppo malizioso, astuto, tendente al male», ironicamente, quando io procuro ai miei simili maggiore tristezza, sofferenza. Sentita la richiesta del dannato di fare allontanare i diavoli, Cagnazzo non ci sta, sente che è un inganno usato per scappare via. Adesso è il turno di Cagnazzo a intervenire, ma non coi fatti, come altri, ma con le parole, sentendo il fiuto dell'inganno, un cane che leva il muso e scuote la testa. La testa le persone la scuotono da un lato all'altro, sinistra-destra, per indicare disapprovazione, il no del linguaggio del corpo, molto attento in questi canti. Ma attenzione al dettaglio che i cani, e qui Cagnazzo, quando sentono qualcuno che gli parla o annusano qualcosa di strano, alzano la testa, levo il muso, e la ruotano da una parte all'altra cercando di capire suono e intenzione. Ascoltando ciò, Cagnazzo disse in poche parole: «Ma senti te questo qui cosa si è inventato per togliersi dai guai? O di malizia che egli ha pensata per gettarsi giuso». Un gettarsi giù nella pesce bollente che in questo momento è più invitante dell'essere smembrati dai diavoli. Malizia e malizioso in questa coppia di terzine nelle parole del diavolo e nella risposta del dannato. La malizia è quella spregiudicata e compiaciuta consapevolezza del male, che spesso si traduce in atteggiamenti o comportamenti furbeschi, oppure diretti a carpire l'altrui buona fede o benevolenza, e anche l'espediente acquisito mediante una consumata conoscenza o esperienza, qui cavea lacciuoli a grandi vizia. Il latino tardo divizia viene mutato in dovizia. Ad ogni modo il suo significato è una grande abbondanza, ad esempio con dovizia di particolari. Cagnazzo fa bene a dubitare perché quel fraudolento aveva grande dovizia di lacciuoli, strumenti metaforici per catturare. Incanti che parlano di pesce tenace impegolate. Il barattiere la prende sul ridere, lo sbeffeggia. «Io troppo, quand'io procura miei?» In breve, per difendersi da questa accusa, risponde al diavolo che lui sarebbe troppo malizioso a procurare ai suoi compagni di pena più dolore, bella malizia, insomma, bella convenienza nel fare ciò. Alichin non si tenne e, di rintoppo, agli altri disse a lui: «Se tu ti cali, io non ti verrò dietro di gualoppo, ma batterò sovra la pece l'ali. Lascisi il collo e sia la ripa scudo, a veder se tu sol più di noi vali». Alichino non si trattenne e, di rintoppo, impedimento, agli altri, diavoli, disse a lui, al dannato: «Se tu, dannato, ti cali giù nella pece, io, Alichino, non ti, a te dannato, verrò dietro, inseguirò, di galoppo, corsa, in fretta.
ma batterò le ali, volerò quindi più rapidamente, sopra alla pece. Si lasci, noi diavoli, il collo, la sommità dell'argine, e che la ripida roccia, sia faccia scudo, protezione. A vedere, così vedremo, se tu dannato da solo vali, sei migliore di più di noi diavoli. Adesso tocca ad Alichino intervenire, un intervento anch'esso dovuto al non riuscire a trattenersi. Alichin non si tenne. Interviene in contrasto a ciò che gli altri pensavano, perché nessun altro si fidava delle rassicurazioni del dannato. Un inganno che Cagnazzo aveva annusato. Alichino, fidandosi invece e sfidandolo, gli dice: prova a buttarti giù per salvarti, che io ti verrò dietro velocemente per riacciuffarti, così vedremo chi vale di più, il dannato da solo o tutti i diavoli insieme. Anticipo le ali del diavolo o la paura del dannato. Di rintoppo, come in 1.33, è il duol che trova in sugli occhi rintoppo, impedimento. L'animale preso in causa in questa coppia di terzine è il cavallo, o simili, con quel galoppo, che estensivamente per le persone indica un'andatura veloce, e per i diavoli anche. Se il dannato proverà a fuggire, il diavolo non si limiterà a corrergli dietro, e sappiamo quanto riesca ad andare veloce, 1.21, con l'ali aperte e sovra i piedi leggero, ma gli volerà dietro, ma batterò sovra la pece l'ali. Allontaniamoci pure dal dannato e che abbia anche la ripa a proteggerlo, un vantaggio. Vediamo se vale di più lui da solo o noi 10 diavoli alati insieme. Un alichino che appunto non solo sfida, ma provoca anche un barattiere. Vediamo chi vale di più. Il barattiere o 10 diavoli. Che confronto. Collo sta appunto per sommità, come anche in 1.23, e giù dal collo della ripa dura. O tu che leggi, udirai nuovo ludo. Ciascun dall'altra costa gli occhi volse, quel prima cacciò fare era più crudo. O tu che leggi, lettore, udirai, ascolterai, un nuovo, mai visto prima, ludo, gara. Ciascuno, ognuno preso singolarmente, diavolo, volse, girò gli occhi, lo sguardo, verso l'altra costa. Quello, Cagnazzo, prima degli altri diavoli, che a fare ciò, voltarsi, era più crudele, restio. L'ennesimo richiamo diretto a tu che mi stai leggendo, ben collegato a quello di un 8. Pensa lettor se io mi sconfortai nel suol delle parole maledette che non credetti ritornarci mai. Dettaglio: colui che legge udirà. Non scrivo colui che legge leggerà, ma il leggere è compito della vista, mentre udire è compito dell'udito. Il ludo è genericamente il gioco, spettacolo, gara. In letteratura assume la sfumatura di motivo di ridicolo inganno o passatempo. Questo ludo è nuovo, mai visto prima. In 3.28 scrivo angelici ludi. Tra i diavoli che non volevano calare l'attenzione, Cagnazzo era quello che meno di tutti aveva voglia di farlo. Cagnazzo a cotal motto levò il muso, crollando il capo e disse: «Ho di malizia che li ha pensata per gettarsi chiuso». Però fu il primo a farlo, a cadere nell'inganno di un fraudolento, lui che è un diavolo. Quel diavolo era il più crudo a fare ciò, crudele, duro, qui quello che si opponeva di più, e in richiamo anche a Eriton e Manto, anch'esse crude. Lo navarrese ben suo tempo colse, fermò le piante a terra e in un punto saltò e dal proposto lor si sciolse. Di che ciascun di colpa fu compunto, ma quei più che cagion fu del difetto, però si mosse e gridò: tu sei giunto. Il navarrese, il dannato della Navarra, colse bene il suo tempo, opportunità. Fermò il dannato per darsi la spinta, le piante dei piedi a terra, e in un punto, istante, simultaneamente, saltò e sì, il dannato sciolse, liberò dal loro dei diavoli proposto, barbariccia. Per questo ciascuno, ogni diavolo preso singolarmente, si sentì compunto, trafitto dalla colpa per esserselo lasciato sfuggire. Ma colui che, Alichino, fu più grande ragione, motivo del difetto, errore, l'unico che si era fidato, perciò, per tale motivo, si mosse e gridò:
tu, dannato, sei raggiunto, ti ho preso. Appena i diavoli si voltarono, cadendo nel suo inganno, il dannato della Navarra, mai chiamato col suo nome, ne approfitta subito per liberarsi dall'uncino e per rituffarsi nella pece. Il dannato colse bene il momento e in un punto, parola chiave dell'opera, in questo caso col senso di momento istante, balzò via, lui che già coi suoi era stato paragonato a un ranocchio. L'azione è così simultanea e concentrata, punto, che scrivo che salta e che si libera dall'uncino in un solo verso. Un esperto di lacci che si scioglie dal loro, dei diavoli, proposto, comandante, parola che già prima compare indicando Barbariccia. Ogni diavolo preso singolarmente capì istantaneamente di essere stato ingannato da uno che si trova lì perché frodava, e tutti furono compunti dalla colpa, capirono l'errore banale, non il dolo volontario, ma la colpa sì. Tutti colpevoli diavoli, ma più di tutti fu colpa di Alichino, ma quei più che cagion fu del difetto, perché in contrasto agli altri fu l'unico a fidarsi. Alichin non si tenne e di rintoppo agli altri. Per questo, più colpevole degli altri, si mosse più veloce degli altri, gridandogli al dannato di averlo già raggiunto. L'ennesimo volo infernale verso il basso e non verso l'alto. Ma poco i valse che l'ali al sospetto non potero avanzar, quelli andò sotto, e quei drizzò volando su sul petto. Non altrimenti l'anitra di botto, quando il falcon s'appressa, giù s'attuffa, ed ei ritorna su crucciato e rotto. Ma poco gli, ad Alichino, valse, giovò, perché le ali del diavolo non poterono superare la paura del dannato. Quelli, il dannato, andò sotto alla pece, e quello, Alichino, volando, mentre volava, drizzò, impennò improvvisamente il petto in su, verso l'alto. Non altrimenti, in modo diverso, l'anatra si tuffa giù, sott'acqua, di botto, colpo, quando il falcone si appressa, avvicina all'anatra che stava sull'acqua, ed egli, il falcone, torna di nuovo su, crucciato, irritato e rotto, avvilito. Muoversi e gridare gli è valso poco al diavolo inseguitore, perché le ali, il suo volo verso il basso, non poterono avanzare, superare, sorpassare, andare più veloci del sospetto, paura, che aveva il dannato nello scappare. Prima a veder se tu sol più di noi vali, ora, ma poco gli al diavolo valse. Ti faccio notare come stilisticamente ogni ultima parola di questi 6 versi contenga la doppia T. Sospetto, sotto, petto, botto, attuffa, rotto. Quelli, il dannato, andò sotto alla pece, riparandosi dall'attacco del diavolo, e quei, il diavolo, invertì la rotta per non finire anche lui là dentro. Uno dei diavoli alati che in precedenza da un altro dei diavoli alati è stato chiamato malvagio uccello e tra poco Sparvier Grifagno e che ora è paragonato al falcone che prova ad acciuffare un'anatra senza riuscirci. Attuffare come già in 1.8, di vederlo attuffare in questa broda. E in 1.21 quel s'attuffò e tornò su convolto. Come sempre la violenza nel linguaggio di quando descrivo scene di caccia, di botto, s'attuffa, crucciato, rotto. Diavolo e falcone che volano in picchiata verso la preda, che si nasconde proteggendosi col liquido, e che sono costretti ad alzare, anche loro di botto, il petto, ma verso l'alto, non verso il basso come le loro prede. Il falcone, che non è riuscito a cacciare niente, è descritto come crucciato e rotto, mentre ti ricordo 1.17, come il falcon, come qui, che è stato assai sull'ali, che senza veder logoro uccello, fa dire al falconiere o me tu cali, poi disdegnoso e fello, il falconiere in quel caso. Irato Calcabrina della buffa, volando dietro li tenne invaghito, che quei campasse per aver la zuffa. E come il barattier fu disparito, così volse gli artigli al suo compagno, e fu con lui sopra al fosso ghermito. Irato, pieno d'ira, Calcabrina, della buffa burla subita con barattiere scappato, gli, ad Alichino, tenne dietro, inseguì, volando, invaghito, desideroso,
che quello, Alichino, campasse, sopravvivesse, non affondasse nella pece, per poter avere la zuffa, scontro. E come appena il barattiere fu sparito totalmente dentro la pece, così, di conseguenza, volse gli artigli al suo, di Calcabrina, compagno, Alichino, e fu Calcabrina con lui, Alichino, ghermito, afferrato con gli artigli, sopra il fosso contenente la pece bollente. Tutto avviene così velocemente che adesso descrivo il comportamento di un altro diavolo, Calcabrina. In questo canto sono nominati 1. Barbariccia 3 volte, 2. Graffia Khan, verso 34, 3. Rubicante, verso 40, 4. Ciriatto, verso 55, 5. Libicocco, verso 70, 6. Draghignazzo, verso 73, 7. Farfarello, verso 94, 8. Cagnazzo, verso 106, 9. Alichin, cioè verso 112, e l'ultimo dei 10 che al momento mancava era Calcabrina, verso 133. Anch'esso, infuriato dall'essere stato ingannato, da uno che è lì perché fraudolento, lo ricordo a te e ai diavoli, parte all'inseguimento, anche lui volando verso il basso. Il suo forte desiderio, qui invaghito, è che il compagno campasse, insomma non si schiantasse ed entrasse nella pece bollente tenace, perché, irato, voleva sfogare la sua ira ai suoi danni. Attuffa, buffa, zuffa, in rima in questo canto comico, anche nel linguaggio, seguente al canto che termina con ed egli avea del cul fatto trombetta, e riprendendo 1/7 con la rima zuffa, buffa, baruffa. Invaghire significa suscitare in qualcuno un desiderio per lo più amoroso. Qui invece d'ira e voglia che qualcuno si salvi affinché possa essere torturato con le tue mani. Campare sta per sopravvivere, rimanere in vita, qui riferito a un diavolo. 1-1, se vuò campar desto loco selvaggio, 1-2, e con ciò cammestieri al suo campare, e 2-1, sempre riferito al me d'inizio cammino, per lui campare e non gli era altra via. E solo altre 2 volte nell'opera entrambi in questo canto, qui e prima, che s'argomenti di campar lor legno. Qui suo compagno, del diavolo, e prima, sempre in riferimento a loro, ai fiera compagnia. Insomma, Calcabrina riuscì a sfogare la sua ira, che, ripeto in continuazione, i diavoli non riescono a contenere, nonostante gli interventi del decurione, ed ebbe zuffa, ma con Alichino, non col barattiere. Ma l'altro fu bene Sparvier Grifagno, ad artigliar ben lui e amendue cadder nel mezzo del bogliente stagno. Lo caldo sghermitor subito fue, ma però di levarsi era neente, sì avieno inviscate l'ali sue. Ma l'altro, diavolo, Alichino, fu bene un buon sparviero rapace ad artigliare, afferrare con gli artigli, lui, Calcabrina, e ambedue, Alichino e Calcabrina, caddero nel mezzo dello stagno di pece, bollente. Il caldo della pece bollente fu subito sghermitore, separatore, ma perciò, a causa della pece tenace, di riuscire a levarsi, alzarsi in volo, era niente, non c'era possibilità. Così tanto avevano le loro ali invischiate, appiccicate con la pece. L'altro malvagio uccello, Alichino, contrattaccò bene al livello di un buon sparvier grifagno e lo artigliò bene, ghermì a sua volta. Lo sparviero è un uccello rapace e grifagno è un aggettivo che a sua volta significa rapace, come nell'altra unica ricorrenza dell'opera che così avvicina Cesare ai diavoli, 1-4, Cesare armato con gli occhi grifagni. Gli occhi di Cesare che ancor di più li stonano, dato che si trovano vicino a genti veran con occhi tardi e gravi. L'essersi artigliati a vicenda portò al fatto che ambedue caddero, si tuffarono nella pece bollente, amendue cadder nel mezzo del bogliente stagno, mentre si attuffavano. Cioè, così, attuffandosi. Ti faccio notare come io sia riuscito anche adesso a inserire la parola chiave mezzo. Il caldo della pece bollente, però, soggetto che attivamente agisce, fu subito lo sghermitore, cioè separatore di due che si erano ghermiti a vicenda. Insomma, il caldo irresistibile li separò, però giunse un altro problema. Dato che i diavoli erano finiti dentro la pece, le loro ali si erano invischiate
avvieno invischiate l'ali sue, e quindi non ci fu modo per loro di alzarsi in volo, continuando la grande tradizione di entità che all'inferno volano orizzontalmente o verso il basso, ma che a volare verso l'alto trovano difficoltà. Ripeto, Dite in fondo all'inferno ha 3 paia di ali enormi che sbatte stando fermo. Barbariccia, con gli altri suoi dolente, 4 ne fe volar dall'altra costa, con tutti i raffi, e assai prestamente, di qua di là, disceser a lor posta. Porser gli uncini verso gli impanati, che eran già cotti dentro dalla crosta, e noi lasciammo lor così impacciati. Barbariccia, dolente, addolorato, con gli altri suoi, 7 diavoli, più lui, ne fece volare 4, la metà, dall'altra costa, con tutti i provvisti dei raffi, uncini, e assai molto, prestamente, presto, velocemente, di qua, di là, tutti e 8, discesero alla posta, luogo opportuno. Posero gli uncini verso, in direzione degli impanati, 2 diavoli invischiati, con la pece, che erano già cotti dentro dalla crosta, pelle, quindi dentro. E noi, io e Virgilio, lasciammo loro, allontanandoci da soli, così impicciati, in questo modo. Interviene di nuovo il capo della decina, dolente con gli altri. Dolente significa che subisce dolore, come in 1.1 vedrai gli antichi spiriti dolenti, e quindi anche in 1.3 per me si va nella città dolente, che subisce dolore, luogo e chi lo abita. In 1.6 ma dimmi chi tu sei, che in sì dolente loco sei messo e hai fatta pena, sì fatta pena e seguenti. Barbariccia, avendo 2 diavoli intrappolati, forma 2 squadre di 4 membri e comanda all'altra di volare, ancora verso il basso, in soccorso di un diavolo. 4 aiutanti ogni diavolo che ha bisogno di aiuto, ognuno coi propri raffi, uncini, così che senza avvicinarsi troppo possono essere afferrati con gli uncini e provare a uscire da quella situazione in stile sabbie mobili. Il problema è che non siamo più nel sabbione ardente, ma nella bollente e tenace pece, sempre peggio, e il peggio di tutto sarà il ghiaccio, proprio in fondo all'inferno. Posta per luogo opportuno, termine usato per la caccia, l'appostamento. 1.13 similemente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, code le bestie e le frasche stormire. Di qua, di là, discesero, ricorda la bufera infernale di 1.5 che di qua, di là, di giù, di su limena. Nulla speranza qui era niente. Posero, da porre, cioè mettere a contatto delicatamente con qualcosa. Uncini che invece di solito usano per infilzare la carne, sono ombre, dei dannati per tenerli sotto come ai vassalli viene ordinato di fare sulla terra dai loro cuochi. E infatti a fine canto si riprende il linguaggio culinario che ha accompagnato questi canti, con termini quali uncini, impanati, già cotti dentro dalla crosta. Estraendo gli ultimi versi dal contesto si parla proprio di cucina, porser gli uncini verso gli impanati che erano già cotti dentro dalla crosta. E ricordo anche 1.19. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte muoversi pur su per la strema buccia, qui crosta. Insomma, diavoli vassalli abituati a cucinare i dannati che a causa di un dannato si stanno cucinando insieme a loro. L'ultimo verso, come spesso capita, è lapidario. 2 canti che ruotano intorno a questo episodio e, come ci siamo finiti, terminano con 11 sillabe. E noi lasciammo loro così impacciati. Fine. È successa tutta sta buffa e zuffa e sta ancora succedendo che io e Virgilio li lasciamo là, ridotti così, a questi che in teoria dovrebbero, anzi avrebbero dovuto accompagnarci.